In questo filmato si presenta la modellazione delle coperture con il software TimberTech Buildings. L'edificio utilizzato per il tutorial presenta una copertura a due falde con gronde ed un abbaino. La modellazione della struttura sottostante il tetto non viene qui trattata, in quanto la procedura da seguire per la sua emissione è già stata esposta negli altri tutorial. Nella costruzione della copertura iniziamo con il disegno della trave di colmo. Si ricorda che ciò può essere fatto utilizzando l'apposito pulsante o in alternativa digitando BIM nella linea di comando. Poiché la copertura si estende oltre la posizione delle pareti perimetrali, si rende necessario allungare la trave di colmo di una lunghezza pari allo sporto per ogni lato. Per ottenere questo è sufficiente selezionare la trave, cliccare nel menu di destra sulla coordinata del punto oltre il quale si vuole estendere l'elemento ed inserire la nuova lunghezza. Nel caso in esame si è deciso di estendere la trave di 1 metro per ogni estremità. Copiamo ora la trave di colmo sulla sommità delle pareti perimetrali. La copertura presenta una gronda di lunghezza pari ad 1,20 m. Per facilitare la sua modellazione possiamo utilizzare le linee di costruzione. Clicchiamo quindi sul pulsante linea ed inseriamo un segmento utilizzando come estremi i nodi delle travi precedentemente definite. A questo punto non rimane che estendere il segmento della lunghezza voluta e copiarlo sul lato opposto dell'edificio. Disegniamo quindi la falda utilizzando il pulsante tetto. L'inserimento degli elementi tetto avviene esattamente allo stesso modo degli elementi solaio, definendone i vertici in sequenza e indicando l'angolo di orditura dei travetti. Nella parte destra dello schermo viene visualizzato l'angolo di inclinazione della falda che sarà utilizzato per il calcolo delle azioni da neve e vento agenti sulla stessa. Procediamo ora con la modellazione dell'abbaino. Inseriamo innanzitutto un pilastro con altezza pari a 4 metri, che ha la funzione di sostenere la trave di colmo di questa parte di copertura. Il passo successivo consiste nell'individuare il punto in cui la linea di colmo dell'abbaino interseca la falda. Tracciamo quindi una linea tra gli estremi delle pareti che delimita la porzione di edificio coperta dall'abbaino e poi una seconda linea tra il punto medio del segmento appena definito e la sommità della copertura. Si noti come la funzione punto medio dello snap ad oggetto permetta di agganciare facilmente la mezzeria della linea di costruzione. Quando ciò avviene, il cursore si colora in arancio. Inseriamo quindi un'ulteriore linea di costruzione, definendo la prima estremità con un clic del mouse e la seconda estremità mediante emissione della linea di comando delle sue coordinate relative rispetto al punto iniziale. Si ricorda che per immettere delle coordinate relative è sufficiente anteporre il simbolo chiocciola alla stringa numerica che definisce il vettore spostamento nello spazio. Si può osservare come venga generato automaticamente un nodo nel punto di intersezione delle due linee di costruzione. È ora possibile immettere la trave di sommità dell'abbaino e copiare il pilastro precedentemente creato per sostenerne la seconda estremità. Utilizzando le procedure ormai note, andiamo a definire la geometria delle rimanenti falde.
Completiamo ora il modello estendendo le pareti fino al livello della copertura. Per fare ciò è sufficiente selezionare uno o più elementi parete e spuntare l'opzione Parete estesa a solaio che si trova nella sezione Geometria del menu di destra. In questo modo il software individua in automatico la posizione corretta da assegnare ai punti in sommità delle pareti. Un metodo alternativo di definire le coperture è quello che prevede la definizione dei singoli travetti, operazione che può essere facilitata importando un file XF tridimensionale. Tale metodo può essere utilizzato per coprire i casi che presentano le geometrie più complesse, come nella serie di esempi qui riportati.